Ciao Vivians! Nel video precedente abbiamo visto cosa capitava ai bambini non voluti dalle proprie famiglie. Oggi invece vediamo com'era la vita di quelli che venivano tenuti. Si può dire che se la tua famiglia decideva di crescerti e non abbandonarti, eri già molto più fortunato di tanti altri bambini. Ma siamo pur sempre nel Medioevo. Se riuscivi a sopravvivere ai primi delicati mesi di vita, ti aspettava un'infanzia breve, con estreme differenze a seconda del ceto sociale e del sesso in cui nascevi. Nella Roma del tardo Medioevo si cominciò a scommettere sul sesso dei bambini. Gli allibratori facevano combutta con le levatrici e le balie e alcuni diventarono molto ricchi. I papi proibirono il gioco, ma esso continuò a prosperare clandestinamente. Tutti generalmente auspicavano alla nascita di un figlio maschio, per le maggiori opportunità che la vita gli avrebbe offerto. Il figlio maschio continuava la stirpe, portava avanti il nome di famiglia e aveva diritto di successione. La nascita di figlie femmine nelle famiglie povere significava avere meno aiuto nel lavorare la terra e una bocca in più da sfamare. Le femmine quindi venivano considerate di meno, anche a livello nutrizionale. Un bambino su 3 moriva prima dei 5 anni per diverse cause come malattie e denutrizione, ma morivano molte più femmine dei maschi. E non soltanto fino ai 5 anni, il limite critico della mortalità pediatrica. Il numero più alto di decessi femminili è stato rilevato soprattutto durante le grandi epidemie. Da questo si pensa che alle femmine venisse dato meno cibo rispetto ai maschi e ciò le portava a essere più denutrite e quindi più vulnerabili alle malattie. Un esempio di questa disuguaglianza la possiamo notare nelle famiglie fiorentine abbienti del tardo Medioevo, dove l'età dello svezzamento delle bambine avveniva prima per evitare di pagare troppo a lungo le balie che le allattavano. Maschio o femmina che fosse, il bambino appena nato veniva immobilizzato con una fasciatura, come una larva in un bozzolo. Lo scopo era impedire il disperdersi del calore e dell'umidità del corpicino e evitare le malformazioni. Al tempo infatti pensavano che le ossa tenere dei bambini, se non sostenute, si sarebbero deformate. La levatrice o la balia doveva fare assumere agli arti del neonato le posizioni volute, doveva piegarlo in modo da dargli bella forma e poi fasciarlo a partire dalle spalle e scendendo verso le gambe. Il lavoro doveva essere fatto in un certo modo e con attenzione per non deformare il corpo del bambino. Forse starete pensando, ma allora ci mettevano secoli a cambiarlo quando si sporcava. In realtà si pensava venissero utilizzate 2 diverse strisce di tessuto, una per la parte superiore del corpo e una per la parte inferiore. In questo modo il putto, come veniva chiamato al tempo il neonato, poteva essere cambiato più velocemente, sostituendo solamente le fasce della parte inferiore. Le fasce erano di 2 tipi, interne, solitamente di canapa o di lino, ed esterne. Quest'ultime, a seconda della condizione sociale del neonato, potevano essere ricamate o adornate d'oro, perle e trine. Occorrevano 2 metri di tessuto e il colore indicava la classe sociale: scuro di canapa per i poveri, bianco o rosso per gli aristocratici. Il bambino così bendato poteva essere spostato e appoggiato ovunque, tanto erano sicuri che da lì non si sarebbe mosso. E te credo, una camicia di forza ti dà più mobilità, pare in un bozzolo di un bruco, in una piadina arrotolata. C'erano diverse opinioni su quanto dovesse essere stretta la fasciatura, ma ai maschi veniva stretta più ai fianchi e alle femmine al petto. Il neonato veniva fasciato per i primi 6-8 mesi della sua vita. Con il passare dei mesi, ogni tanto venivano liberate le braccia, per poi essere tenute totalmente libere. In questa immagine della Natività di Maria di Giotto del 1303 potete vedere la neonata fasciata come si usava al tempo, con la nutrice che le stringe il naso per fare in modo che il pianto le aprisse i polmoni. Il neonato veniva fatto riposare poi in una culla a dondolo, che in Italia aveva un movimento verticale testa-piede, mentre nel resto d'Europa era orizzontale, da spalla a spalla. Oppure poteva essere messo in una culla appesa al soffitto, con un sistema di corde posizionato proprio al di sopra del letto dei genitori, che sporgendo un braccio potevano farla dondolare.
La maggior parte delle case nel Medioevo erano piccole, quindi questa era una soluzione ingegnosa, ma rischiosa, poiché le corde potevano spezzarsi. Capitava anche che il neonato cadesse dalla culla, facendo una brutta fine. Come se non bastasse, un altro rischio per la vita del neonato era costituito dalla balia, che facendolo dormire con sé poteva inavvertitamente schiacciarlo e soffocarlo. Questo era un incidente così frequente da essere contemplato nei peccati più abituali da confessare. Le cure del neonato riguardavano sostanzialmente la sua alimentazione e la sua pulizia. Ciò che restava del cordone ombelicale, chiamato bellincionchio, si doveva legare con un filo di lana, mettervi sopra un panno unto di olio di oliva e aspettare la sua caduta dopo 4 giorni. La giornata del neonato era scandita da 3 momenti fondamentali: il pasto, il bagno e il sonno. Quando si svegliava veniva lavato in acqua fredda, massaggiato e frizionato con cura per poi essere fasciato. La madre non sempre allattava il piccolo. A volte poteva capitare che non avesse latte e quindi si ricorreva all'aiuto delle balie, delle donne che offrivano il loro latte a pagamento. O nei casi più estremi si ricorreva al latte di origine animale, come quello di asina o di pecora. Nelle classi agiate spesso era invece una scelta. La madre naturale quasi mai allattava. Era normale affidarlo a una balia, assunta a contratto dal padre, in modo che la madre potesse avere nuove gravidanze. Quando veniva chiuso il contratto con la balia da parte del padre, poteva capitare che il bambino passasse improvvisamente dal mangiare il latte alle farinate. E questo comportava altri gravi rischi per la salute del bambino e questo comportava altri gravi rischi per la salute del piccolo e a volte ne procurava anche la morte. Come doveva essere una balia? Secondo medici e moralisti era preferibile che assomigliasse fisicamente alla madre, che fosse in buona salute, né troppo grassa né troppo magra e di temperamento sanguigno. Anche Trotula dava alcuni suggerimenti sulla scelta della nutrice. La balia doveva essere giovane, di colorito chiaro, bianca e rossa, non troppo vicina né troppo lontana dal parto, non doveva avere macchie sulla pelle e neppure avere le mammelle flaccide o troppo grosse. Il petto invece doveva essere ampio e robusto. Doveva essere moderatamente grassa. Per non guastare il latte non doveva mangiare cibi salati, né piccanti né astringenti, non porri né cipolle né tutte quelle spezie che si mescolano ai cibi per insaporirli, come il pepe, la rucola e soprattutto l'aglio. Doveva evitare anche di affannarsi e stare attenta a non provocarsi le mestruazioni. Il buono stato di salute della balia era la preoccupazione maggiore dei genitori, che temevano la trasmissione di malattie o l'alterazione psichica del figlio che avesse succhiato latte da una balia adirosa, sciocca o paurosa. Le balie erano assunte dalle classi superiori anche per badare ai figli, mentre nei ceti inferiori erano le madri ad occuparsi di loro, anche se con l'aiuto di parenti o per chi ne aveva la possibilità di servi. Anche perché il lavoro veniva prima della cura dei figli. Non a caso erano soprattutto i bambini dai 2 ai 4 anni a subire gli incidenti, anche mortali, proprio perché erano poco seguiti. Capitava anche che i bambini uscissero per strada e una delle minacce era l'aggressione dei cani, talmente frequente che a volte le balie negligenti la usavano come scusa per nascondere altri tipi di incidente. Un altro pericolo era il furto di bambini, che era molto frequente. Solitamente i rapitori chiedevano un riscatto e ciò avveniva soprattutto con le famiglie più ricche, da cui sapevano di ottenere somme maggiori. Per aiutare il bambino nei suoi primi passi esistevano dei girelli a ruote. Il bambino veniva accessoriato da vari amuleti, soprattutto rametti di corallo, presumo per proteggerli dalle miriadi di rischi che correva. Quando erano in grado di camminare e di correre, iniziavano anche a divertirsi con i primi giochi, che spesso variavano a seconda della stagione. Ad esempio, a dicembre, quando si ammazzava il maiale, i bambini gonfiavano la sua vescica a mo' di palloncino. Se nevicava, andavano a tirare le palle di neve per strada. Se era bella stagione, cacciavano le farfalle. Alcuni possedevano anche fischietti a forma di uccello,
bamboline, cavalli con i cavalieri. I bambini maschi giocavano alla guerra con le spade di legno o facevano finti tornei. Si giocava anche a nascondino, mosca cieca, con una palla, con una mazza di legno. I giocattoli costruiti per essere tali erano pochi. I bambini usavano giochi improvvisati come gli astragali, ossa delle zampe di pecora o montone lanciati in aria, per poi indovinare la combinazione delle facce che venivano fuori. Il gioco all'aperto era praticato di più dai maschi, che giocavano con la trottola, il cerchio, il volano. Alle bambine veniva concesso meno tempo per i giochi e venivano tenute di più in casa per imparare il ruolo di madre e i lavori domestici. Ma come erano vestiti questi bambini? Non c'era una moda bimbo come adesso, ma verso i 7 mesi, quando la fasciatura non era più completa, venivano cucite delle camicine per la parte superiore del corpo. Quando iniziavano a muovere i primi passi, venivano vestiti con l'ungherina o la zimarrina, vesti lunghe e sciolte allacciate davanti, spesso presenti anche nel guardaroba degli adulti. Non erano vesti create appositamente per l'infanzia, ma erano capi che usavano anche gli adulti e che si adattavano particolarmente ai bambini perché lasciavano loro molta libertà di movimento. Intorno ai 6 o 7 anni il bambino diventava un adulto imperfetto, fragile nelle membra e non ancora dotato di ragione. Da questo momento in poi gli abiti indossati sono in tutto uguali a quelli di un adulto e scelti a seconda del sesso, del rango sociale e della professione a cui i bambini erano destinati. Un fanciullo maschio doveva vestire come il padre, del quale avrebbe seguito le orme, mentre una fanciulla vestiva come una piccola donna, accettando il proprio futuro di moglie e madre. I destinati alla carriera religiosa e al convento, invece, vestivano fin da piccolissimi abiti talari e monacali. L'infanzia aveva una durata molto breve. A parte i nobili, i bambini medievali iniziavano molto presto a lavorare. Già dai 4 anni i bambini potevano collaborare ai lavori di casa, così che le donne avessero un alleggerimento del lavoro. Ci sono testimonianze di contratti di lavoro fatti a ragazzini di 10-12 anni, che vivevano la vita come un adulto e non solo per il lavoro, e talvolta potevano anche iniziare prima. Le bambine invece si affacciavano alla vita adulta intorno ai 14 anni, anche se poteva accadere anche ai 12, e si sposavano quindi. Ma come venivano educati questi bambini? La madre aveva il compito di sorvegliare i figli, soprattutto se femmine, tenendole lontane dalle tentazioni e garantendone la castità. I padri diventavano responsabili dei figli maschi una volta che questi erano usciti dall'infanzia. L'amore delle madri era considerato dai chierici meno nobile rispetto a quello paterno, perché anche se era considerato più forte e costante di quello paterno, era meno razionale secondo loro. Per questo motivo dicevano che i figli amavano di più i padri, anche perché vedevano nel padre la fonte dei beni che avrebbero poi ereditato. Le madri, sia che fossero nobili, borghesi o contadine, dovevano prima di tutto insegnare ai figli a servire Dio, a dire le preghiere e a reprimere il peccato. Quindi esse erano costantemente impegnate a correggere i figli, soprattutto le figlie, che dovevano imparare a essere fin da subito mansuete e prudenti, per entrare poi in un mondo maschile che le voleva così. L'educazione delle bambine aveva propositi e intenti diversi da quella dei maschi. L'obiettivo principale era di coltivare nelle figlie femmine il valore e il senso dell'unione matrimoniale, attraverso un percorso pedagogico che accentuava nelle bambine il senso del pudore, della riservatezza, della misura e la consapevolezza di dovere un giorno essere sottomesse al marito. Nei programmi educativi delle famiglie urbane dei ceti più elevati, nel basso medioevo, anche le bambine imparavano a leggere e a scrivere, nonché ad essere cortesi. Secondo la morale medievale, le donne dovevano uscire poco, perché le uscite da casa o dai monasteri erano molto pericolose. Nelle piazze e nelle strade, nel percorso che da casa porta alla chiesa, la donna poteva essere vista e quindi suscitare negli uomini desideri di lussuria, rischiando di compromettere quella castità che per tutti è l'unico bene supremo delle donne.
seminando disordine e discordia nella famiglia e nella comunità. La preoccupazione maggiore la destavano le donne che partecipavano a spettacoli, danze, feste, riunioni, in quanto in queste occasioni le donne esibivano la ricchezza, il prestigio e l'onore della propria famiglia, ma bastava uno sguardo più acceso o una mossa ardita che l'onore e la ricchezza della famiglia corressero gravi pericoli. Bisognava quindi insegnare alle donne un comportamento pubblico composto e pudico, non divertirsi troppo, mangiare poco, danzare con compostezza e muoversi con misura. Le donne erano considerate irrequiete nel corpo e nell'anima e quindi dovevano essere custodite, represse, sorvegliate, rinchiuse, protette. L'uomo esercitava il potere e la donna eseguiva gli ordini. Per quanto riguarda l'istruzione, solo gli abbienti potevano permettersi di istruire i figli. Da piccoli l'insegnamento avveniva in casa e con metodi che ricordano quello montessoriano, con le lettere dell'alfabeto ritagliate dalla frutta o fatte con biscotti o dolcetti. Venivano creati anche veri e propri oggetti pedagogici, come questa tazza in peltro, decorata con le lettere dell'alfabeto. Una volta che i bambini delle famiglie benestanti fossero cresciuti un po', passavano dall'insegnamento familiare fatto di premi e ricompense a quello del maestro fatto di punizioni e castighi. A volte i bambini dei ceti elevati seguivano le scuole istituite nei monasteri o nelle cattedrali. Per imparare a leggere alcuni alunni avevano un abecedario, una tavoletta di legno su cui era stata passata una preparazione a base di gesso, su cui veniva poi scritto l'alfabeto. Era forata vicino al margine superiore e i bambini la portavano appesa al braccio con un filo. Le lettere erano disposte sulle tavolette 4 per riga e un manuale dell'epoca consigliava di farne imparare ai bambini 4 al giorno. Il primo giorno era dedicato alle lettere ABCD, da cui la parola abecedario. Il sistema formativo medievale aveva anche altre soluzioni. Tra il X e l'XI secolo si creò un sistema di educazione interno al feudo, in cui la formazione dei minori era attribuita al signore e alla sua dama, ognuno con le sue competenze educative. Questo avveniva se il feudo era di grandi dimensioni, altrimenti si usava mandare i propri figli di 7-8 anni da altri nobili signori, per apprendere le buone maniere e tutto ciò che i codici cavallereschi dettavano. Nella nuova famiglia i fanciulli ospiti svolgevano compiti di paggio e di donzella, andavano a caccia, servivano a corte. I maschi diventavano paggi, poi scudieri e infine cavalieri. Le piccole nobili venivano invece prese in cura dalla dama e diventavano donzelle che intrattenevano la corte con danze e canti. Spesso però le bambine erano educate nei conventi, dove erano avviate allo studio religioso e imparavano a leggere e a scrivere. Studiavano il latino, ricamo, cucito e a volte anche uno strumento musicale. I veri scolari del Medioevo erano i chierici. Questi discepoli frequentavano le scuole dei monasteri e apprendevano cose diverse dall'allevare falconi o dal cacciare cinghiali, come avveniva invece per i piccoli nobili. Ma come i nobili imparavano le cortesie della mensa e il comportamento da mantenere a scuola. I figli delle famiglie appartenenti ai ceti bassi della società avevano scarse opportunità di studiare, soprattutto se vivevano in campagna, anche perché non era ritenuto necessario per un contadino saper leggere e scrivere. I bambini nelle campagne aiutavano i genitori ad allevare gli animali domestici, a seminare e mietere i campi e si occupavano della raccolta dei prodotti del bosco, come bacche, noci, nocciole e frutta, che erano importanti integrazioni all'alimentazione contadina. In queste famiglie l'educazione presso terzi non era frequente, quindi perlomeno i figli crescevano presso i genitori senza patire le separazioni. I contadini quindi non mandavano i propri figli da altre parti per farli studiare e questi crescevano invece in famiglia, evitando almeno una delle sofferenze che pativano altri bambini nel Medioevo. Anche nelle realtà urbane il lavoro minorile era la norma. Per necessità di sopravvivenza, le famiglie disagiate inserivano nel mondo del lavoro i propri figli già a 7 anni, ad esempio mandandoli nelle botteghe artigiane. In questo caso abitavano con il maestro e dovevano obbedirgli. Il maestro offriva al discepolo vitto, alloggio e vestiario. Il maestro andava in pratica a sostituirsi al padre.
I bambini che lavoravano a bottega, quindi spesso non avevano nessuna protezione familiare e gli abusi sul luogo di lavoro erano frequenti. Come abbiamo visto, nel Medioevo non mancavano i momenti di gioco e di spensieratezza, ma l'infanzia durava molto poco. Bisognava crescere in fretta per sopravvivere e sostenere la propria famiglia. Sia poveri che nobili entravano molto presto nel mondo degli adulti. Basti pensare a quegli eredi che a volte erano costretti a salire al trono giovanissimi. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo argomento e se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace e ricordatevi di iscrivervi. Se poi vi piacciono le magliette come questa qui, su Pumpling ne trovate tantissime insieme a altri articoli bellissimi, fantasiosissimi come scarpe, zaini, eccetera eccetera. E usando il mio codice VVEveryday avrete in omaggio delle calze gratis a vostra scelta. Io vi aspetto su YouTube per il prossimo video e sulle altre piattaforme per tutto il resto. Ciao!